La promessa di vergini e il paradiso nell'Islam, una critica alle interpretazioni tradizionali. Esistono degli hadith che menzionano la promessa di vergini come ricompensa per gli uomini musulmani. Tuttavia, queste narrazioni vengono spesso considerate deboli perché non si ripetono con frequenza. Purtroppo, il problema si complica con alcuni hadith ritenuti autorevoli, in cui si parla esplicitamente della figura del martire. Questo concetto è particolarmente pericoloso perché viene ripetuto spesso, consolidando la promessa che il martire riceverà non solo perdono per i peccati passati, ma anche uno status privilegiato in paradiso, dove sarà accolto con onori e benedizioni, tra cui l'accesso a donne idealizzate. Questa idea non è solo assurda, ma ha anche conseguenze pratiche devastanti. Ad esempio, si è visto come alcuni imam, persino in Occidente, abbiano incitato alla jihad sfruttando questa promessa di ricompense ultraterrene. È noto che in determinati contesti, come nei territori palestinesi, questa narrativa sia più diffusa e radicata. La situazione diventa ancora più inquietante se si pensa alle madri dei martiri, che, anziché piangere la morte dei propri figli, organizzano festeggiamenti come se il loro sacrificio fosse un matrimonio celeste. Questa visione, oltre ad essere distorta, risulta profondamente preoccupante. Altri hadith enfatizzano poi l'eterna virilità maschile, descrivendo il paradiso come un luogo dove gli uomini sono dotati di una forza sovrumana e di una libido inesauribile. Questo scenario, oltre ad essere grottesco, riduce l'immagine del paradiso a un bordello ultraterreno. Gli uomini sono descritti come creature dominate da pulsioni sessuali, mentre le donne si trasformano in meri oggetti di piacere, senza identità o volontà. In questo contesto, una donna musulmana dovrebbe forse gioire all'idea di finire in paradiso? La prospettiva di assistere il marito mentre intrattiene relazioni con donne idealizzate è svilente e disumanizzante. L'Islam, così come descritto in queste interpretazioni, sembra ridurre l'uomo musulmano a una creatura priva di spirito, guidata esclusivamente da bisogni primordiali. Una visione che forse poteva avere senso secoli fa, quando promettere piaceri proibiti in vita poteva servire a motivare determinate azioni. Ma oggi una simile idea appare ridicola e anacronistica. Il sesso non è certo un atto straordinario, né rappresenta una meta elevata, lo praticano anche gli animali. Pensare che un'intera visione ultraterrena ruoti attorno a questo aspetto è semplicemente assurdo. L'ossessione per la verginità femminile, d'altra parte, è un altro elemento onnipresente nei testi islamici, con conseguenze drammatiche ancora oggi. Basti pensare al fenomeno della ricostruzione dell'imene, una pratica chirurgica che fino a poco tempo fa veniva svolta in Francia. Molte donne musulmane, divorziate o vedove, ricorrevano a questa operazione per poter essere considerate pure davanti a un nuovo marito. Questa è una realtà tristissima, che rivela quanto sia radicata questa mentalità patriarcale. Ma le conseguenze più tragiche si vedono nei contesti di guerra, come in Siria, dove molte donne arrestate e violentate durante la prigionia vengono ripudiate dalle loro famiglie perché non più vergini. Il loro destino diventa un incubo senza fine e la loro sofferenza è spesso taciuta o ignorata. Ho visto un documentario francese dal titolo Le Cris et Tuffet che affronta proprio questa realtà, una denuncia straziante e devastante. Al di là di queste questioni, ciò che emerge con chiarezza è l'assenza di un vero messaggio teologico. Qual è l'aspetto spirituale di questo paradiso? Perché l'essenza di una fede dovrebbe ruotare attorno a promesse materiali e sessuali? Questo concetto sembra essere solo una proiezione di desideri umani, un paradiso costruito su misura per chi, in vita, si è sentito privato di determinati piaceri. Tutto questo porta a un'ultima domanda. Avete mai sentito parlare di un'idea di paradiso più assurda e priva di senso? Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo presto.